Ciao a tutti, io sono Filotti Bali e questo è il canale F Futsal. Oggi parleremo proprio del rilancio del portiere, la rimessa in gioco. È una situazione molto utilizzata nel calcio a 5 e se fatta bene può portare la tua squadra a uscire da una situazione proprio di difficoltà, anche a segnare i vostri giocatori. Se non volete perdere niente, iscrivetevi subito nel canale, attivate i campanelli e condividete con i vostri amici portieri e preparatori. Così insieme possiamo crescere e migliorare il nostro ruolo. Segui il video. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Ecco, come avete appena visto, sono tante situazioni di gioco che il rimessa in gioco del portiere è molto importante. Può fare una transizione da una situazione di prendere il gol a partire sul contropiede per segnare. È molto importante che i portieri capiscono, che si allenano su questo, su questa situazione, su questa rimessa a gioco, sapere mettere la palla bene sulla gamba forte del giocatore, mettere in una situazione che il giocatore può anche calciare di prima senza toccare la palla, può dare un vantaggio molto grande alla squadra, anche portarle a segnare. E poi può far uscire da una situazione dove sta in difficoltà, dove la squadra è pressata, là che succede sempre alla fine della partita che non stai vincendo, e vedi che la squadra avversaria sta pressando. Tu invece di mettere la palla vicino e mettere in difficoltà il tuo giocatore che è pressato, può allungare la palla su un pivot, può fare un contromovimento e buttare la palla sulle spalle, dove guadagnerà un fallo laterale, un calcio d'angolo, una rimessa tua in gioco che favorisce per te. Ok, adesso farò vedervi delle situazioni di allenamento che si possono mettere in gioco, allenarvi, mettere sempre in pratica 1 o 2 volte a settimana questo tipo di allenamenti, dove aiuterà i portieri a capire bene il movimento e poi allenare pure il tempo della palla, di fare arrivare la palla nel futuro, che sarebbe nel futuro. Inviare la palla dove non c'è giocatore, però la palla e il giocatore arriveranno insieme. Quello è importante. Ogni tanto il giocatore sta in movimento, il portiere che fa un lancio fa in direzione al giocatore, però se il giocatore è ancora in movimento, la palla arriverà sempre sulle spalle, sempre dietro, che si deve girare e stoppare. È difficile per un giocatore questo. Tu devi inviare la palla con le mani nel futuro, dove il giocatore alla palla sta arrivando, il giocatore deve arrivare insieme con la palla. Lì è il momento giusto, che la palla può cadere anche davanti per calciare di prima, può anche girare, entrare con la sola. Quello è importante, non fare un lancio solo per farlo, deve capire la situazione e mettere il giocatore in modo che può fare un tocco al massimo nella palla per calciare in porta, o anche stoppare bene con la sola e ricominciare, in modo che la squadra esce dalla pressione. Andiamo a vedere questi esercizi. Dai. Questo allenamento che è bellissimo, a me mi piace tantissimo, è il portiere di spalla, blocca la palla, si gira e deve fare il lancio in mezzo ai birini. Sono 3 postazioni in mezzo al campo dove un giocatore si sposta a destra, a sinistra o centro e lì il portiere prende la palla e deve fare il rimesso in gioco. Sempre con la mano, alleniamo sempre con la palla bassa in questa situazione. Poi può mettere pure la palla alta sul petto o nelle spalle. Però questo serve per guardarvi la situazione dove hai 1 o 2 secondi per rimettere la palla in gioco e il giocatore è in movimento. In quest'altro esercizio consiste su un contropiede, dove un giocatore va davanti al portiere a fare 1 contro 1, fa un calcio da metà distanza, il portiere che blocca o prende la palla in gioco deve fare una ripartenza sulle spalle del giocatore che ha calciato. Questo allenamento mi piace tantissimo perché fa proprio capire una situazione di gioco dove tu puoi uscire da una situazione di prendere un gol a partire su una situazione del contropiede. Dobbiamo sempre capire se non c'è nessun giocatore dentro la spalla, se non c'è un avversario che sta facendo la copertura, in modo che possiamo fare il lancio con precisione, dove il giocatore nostro può prendere la palla già verso la porta, stoppando la palla sempre verso la porta. Ok? Vedi?
stop, la palla è uscita, subito prendo la palla, giocatore che parte, lancio. Poi dobbiamo capire tutti 2-3 modi di lanci, mettere la palla sopra il braccio. Questi sono dei ragazzini dell'Under 19 che stanno iniziando a fare, alcuni sono venuti da calcio, hanno difficoltà di fare il lancio con la mano, fanno quel lancio proprio da calcio a 11. E quando abbiamo questa difficoltà, la prima cosa importante è fare imparare la tecnica. Consiste proprio di far insegnare dei movimenti col corpo, con le mani, dove parte la palla, sopra le spalle, giro del tronco, dell'anca. Quelle sono fondamentali per partire proprio con la precisione. Non è all'inizio la forza adesso all'inizio non serve per noi fare dei movimenti giusti, così la palla può arrivare nel piede forte dei nostri giocatori con più precisione. E poi piano piano cominciamo a mettere le forze, cominciamo a mettere delle situazioni di gioco, palla lunga, palla non tanto forte, palla raso terra, quello è importantissimo. Guarda, questi sono esercizi che potete fare. Qui stavo dicendo un gesto dei pallacanestri, che è un gesto che si utilizza perché ogni tanto non usano i pugni e devono usare il pugno. Quello anche per fare movimenti, giro anca, giro braccio, pugno per mettere la direzione. Il pugno mette la direzione dove vuole mettere la palla, il braccio col giro dell'anca mette la forza nella palla. Lì è importante. Questo allenamento sul muro è importantissimo, così non deve stare facendo lanci lunga, prende la palla, può allenarsi anche da solo a casa o nel campo. Quando arriva prima dell'allenamento vede che sono quelli portieri che hanno difficoltà per fare questo tipo di lancio, messa in gioco, può metterli nel muro, fare 5-10 minuti di questa situazione vicino, poi sposta un po' più lontano, palla alta, palla bassa. Questo è fondamentale. Ricordiamo sempre, se vogliamo mettere pure la palla lunga, non è solo girare il braccio, c'è pure la situazione di che devo mettere la palla troppo lunga, devo usare pure 2-3 passi avanti e fare il lancio. Se devo fare una palla in profondità e non ho tanta forza nel braccio, posso usare pure il slocamento del corpo, avanti, dietro, 1-2 passi avanti e utilizzare il braccio pull-up. Quando faccio il movimento riesco a buttare la palla più lontano. Però sempre, guarda, questo portiere come hai difficoltà, lui usa dei calci a 11. Quello lì, non dico che è sbagliato o che è giusto, ci sono i portieri che riescono a fare bene quello, però quando la palla parte di sopra in giù, lì se tu non puoi fare un lancio raso terra forti, è difficile arrivare questa palla proprio per terra. È difficile proprio mettere in questa situazione. Invece quando riusciamo a bloccare la palla con una mano, fare il movimento, girare e fare il lancio, abbiamo più precisione, possiamo fare la palla partire alta, come girare pure e partire bassa. Quello che all'inizio dobbiamo fare capire ai ragazzi sono dei movimenti, precisione, giro del corpo. Poi piano piano vedono che la forza si mette dopo che lavoro di palestra, lavoro di elastici, queste cose. È tutto qua ragazzi, questo è stato il video. Non dimenticate di iscrivervi al canale, condividere, attivate pure la campanella così potete ricevere subito gli altri video quando sono appena messo qua su YouTube e condividete con i vostri amici. Alla prossima!